Buongiorno e benvenuti a questa quarta pillola. Vi avevo lasciato con un po' di suspense nella pillola precedente dicendo che vi avrei parlato di un qualche tema caldo di misura in cui incertezza di definizione e incertezza strumentale, se non considerate, possono far fare dei grossi errori. Tema caldo qual è? Analisi del DNA. Tema caldissimo, un tema caldissimo se guardate la televisione, in tutti i crimini, tutti i processi si parla di analisi di DNA. Non farò riferimento neanche sotto tortura a nessuno di questi processi perché ci sono tante altre cose da considerare, ma l'aspetto dell'analisi del DNA è un aspetto molto dibattuto anche all'estero, soprattutto all'estero vorrei dire, e ci sono appunto, andiamo a vedere questi aspetti di incertezza definizionale e incertezza strumentale. Allora, si sente dire tutte le volte che si dibatte di analisi di DNA, si sente dire che questa è una tecnica estremamente accurata. Perché? Come funziona? DNA, si dice che il DNA di due individui è molto diverso, è significativamente diverso, è unico. In realtà è vero sì, ma il 99% del DNA umano è lo stesso per tutti gli individui, ma ci sono alcune parti del DNA, sono i cosiddetti short tandem repeat, che sono delle specie di connettivi tra le parti di DNA che si ripetono e che si ripetono in modo diverso, con sequenze diverse da individuo a individuo. Si ritiene, da un'analisi statistica della popolazione mondiale, si ritiene che la probabilità che due individui, che non siano però, attenzione, gemelli omozigoti, abbiano 13 di questi short tandem repeat, perché su questi si fa la misura, uguali, sia meno di una parte. C'è chi dice una parte in 1 miliardo, c'è chi dice una parte in 10 miliardi. Visto che se fosse una parte su 10 miliardi, visto che la popolazione mondiale è di 6-7 miliardi, non mi ricordo qual è adesso l'ultima, ma credo che sia inferiore ai 7 miliardi, voi capite che veramente non ci sarebbe nessuna probabilità di avere due individui che hanno lo stesso DNA, cioè che l'analisi del DNA mi porti a individuare non correttamente un altro individuo. C'è sempre l'aspetto dei gemelli omozigoti che invece hanno lo stesso DNA in questo caso, quindi questa probabilità andrebbe in qualche modo condizionata alla probabilità che l'individuo abbia un gemello e non lo sappia e non si sappia in giro, che non sarà elevatissima, ma è pur sempre una certa probabilità. Ma trascuriamola per il momento. Che cos'è questa probabilità di un incorretto rilevamento? Quella si chiama, gli inglesi chiamano la wrong match probability. Per noi è l'incertezza definizionale, è l'incertezza con cui noi conosciamo quel modello. Noi sappiamo che due DNA uguali su individui che non siano gemelli omozigoti sono dell'ordine di una parte su 1 miliardo. È sufficiente per dire che se andiamo a fare un'analisi di DNA l'individuazione di quell'individuo è accurata nella parte per 1 miliardo? No. E perché non è sufficiente? Signori, non abbiamo ancora fatto una misura qui, abbiamo solo parlato di un aspetto teorico, quindi di quell'incertezza nella definizione del nostro modello. Poi la misura la andiamo a fare, e quando andiamo a fare una misura è una misura chimica, è una misura che si fa con tecniche chimiche. Lasciamo perdere i materiali di riferimento e quanto li possiamo, con quale accuratezza li possiamo conoscere, ma quando si fanno misure in ambito chimico, le unità di misura di riferimento sono due: il chilogrammo e la mole, quindi l'unità di massa e l'unità di quantità di materia. E qual è l'incertezza con cui noi possiamo fare queste misure? Cioè, se volete, qual è l'incertezza dei campioni? Sull'unità di massa il campione ancora per poco, ne parleremo quando parleremo di campioni, è un oggetto, è un artefatto, è il chilogrammo campione, quell'oggetto che
ancora adesso conservato al Museo di Severi, il cilindretto di platino e iridio. Quello non ha incertezza, perché lui è il chilo, quindi l'incertezza è zero. Ma non usiamo quello per andare a tarare gli strumenti, guai se si usasse quella cosa che è preziosissima, perché se quello lì sparisce non sappiamo più qual è, non sappiamo neanche più quanto pesiamo, se ci sparisce quello, perché lui è il campione. E allora si usano delle copie che sono state riferite a quel campione. Le copie hanno un'incertezza che è, in questo momento si stima essere l'ordine della parte in 10 alla 6. E la mole, la quantità di materia, la mole in questo momento è conosciuta con una incertezza che in una parte si ritiene, dai confronti interlaboratorio, è in una parte, grosso modo, in una parte in 10 alla 6, ordine di grandezza. E allora l'abbiamo visto nella pillola 3, era proprio la slide finale. Noi non possiamo conoscere qualche cosa con una incertezza strumentale che sia inferiore all'incertezza del campione. E siccome poi tra il campione e lo strumento che fa la misura ci sono, lo vedremo nei processi di taratura, ci sono un tot di passi, quindi quel 10 alla meno 6, quella parte in 10 alla meno 6, è proprio il limite teorico inferiore, ma se poi diventa parte in 10 alla meno 5 o qualche parte in 10 alla meno 4, tutto sommato non c'è da sorprendersi. E allora è giusto dire che quando faccio un'analisi di DNA l'individuo l'ho identificato con una incertezza che è inferiore a una parte su 1 miliardo, addirittura una parte su 10 miliardi, quindi che quella misura è assolutamente certa? E no, perché stiamo ragionando solo sull'incertezza definizionale e ci stiamo dimenticando che esiste l'incertezza strumentale. E quindi è forse più logico dire che una parte in 10 alla 6, o meglio, è l'incertezza che io ottengo in quel laboratorio in cui ho fatto la misura. Avete visto quando nei titoli della serie ci ho messo che tutto sommato ci aiuta a vivere meglio sapere qualcosa di metrologia, qualche pillola di metrologia? Siamo alla quarta, non abbiamo ancora visto nessuna formula, non abbiamo ancora visto come valutare l'incertezza, non abbiamo ancora visto come si fa una taratura, ma quel modello, quell'aspetto se volete ontologico di che cos'è una misura ci sta già permettendo di arrivare a dire facciamo attenzione, ci sta già dando uno strumento per capire in un caso che ci tocca, che può toccarci da vicino, che comunque spesso appassiona, facciamo attenzione a non confondere una parte di incertezza, quella definizionale, con quella strumentale, perché se ne considero solo una o ne considero o delle due, rischio di commettere un errore piuttosto serio, piuttosto grave. Nella fattispecie rischio di mandare in galera qualcuno che magari non ci deve andare o viceversa. La prima parte è sempre, la prima opzione è sempre un po' più rischiosa e da evitare. Bene, come sempre state sintonizzati sul canale e ci vediamo alla prossima pillola. Arrivederci.